Salusa 25 gennaio 2012. Come voi anche noi siamo in trepidante attesa, sapendo che ci sarà una svolta con le prime notizie positive circa gli attesi cambiamenti. Il momento esatto non è ancora fissato, ma non vediamo perché tutto non debba svolgersi come previsto. Non possiamo dirvi di più perché sappiamo quanto alcuni si scoraggiano quando gli eventi non si concretizzano secondo le loro attese. Altrimenti, saremmo felici di fornirvi maggiori precisioni, ma ora mi dovreste conoscere la nostra riluttanza in merito. Comunque sia, come vi abbiamo spesso ripetuto, l'aspetto più importante è il risultato finale, che con certezza sarà l'ascensione. Qualunque cosa occorra fare, rientra ampiamente nelle nostre capacità, in particolare le misure prese per bloccare qualsiasi interferenza nella nostra missione. Per molti di voi l'esperienza dell'anno in corso sarà conforme alla realtà, che volete far progredire, ma tutto ciò che conta è il risultato finale. In un modo o nell'altro, quest'anno meraviglierà, se non addirittura sbalordirà, la maggior parte della gente. Anche la verità apparirà sconvolgente a chi non l'ha mai contemplata nelle centinaia di anni in cui siete stati ingannati e fuorviati. Infatti, anche chi in qualche modo è informato, sarà sorpreso dall'audacia e dalla furbizia degli illuminati, e dalla loro ambizione di dominare il mondo. Una volta liberi dalla loro presa, sarà bello vedere la vostra trasformazione, quando spezzerete le catene, che vi hanno tenuto sotto il loro controllo e nell'ignoranza. Non avete mai conosciuto la vera libertà, che sarà una ventata di aria fresca, che spazzerà via le ragnatele, che vi offuscavano la vista. Al tempo stesso, sarete liberati dalla paura, deliberatamente creata per confondervi, e una grande sensazione di estatica gioia si ripercuoterà nel mondo intero. Ponete tutto nella giusta prospettiva e, per quanto possibile, cercate di puntare sul risultato finale che è quel che veramente conta, e questo vi permetterà di passare questi ultimi mesi senza perdere troppo tempo a pensare come tale risultato sarà raggiunto. Concentratevi sulla vostra elevazione personale, focalizzandovi sulla vostra evoluzione, senza farvi distrarre da eventi esterni. Sicuramente ci saranno molti avvenimenti positivi, ma non devono distogliervi dalle vostre esigenze personali anche se, con ogni probabilità, vi saranno d'aiuto. Poiché ogni cosa è accuratamente predisposta, tutto procederà in modo da non intralciare indebitamente il vostro percorso personale. Al contrario, desideriamo assistervi nel vostro cammino, anche se non possiamo fare quanto vorremmo, fin quando non saremo del tutto liberi di lavorare con voi. La Federazione Galattica è in contatto con il suo personale, che vive sulla Terra, e che spesso occupa posizioni importanti di grande autorità. Non sono soltanto gli oscuri ad aver stabilito contatti in alto loco, anche la nostra gente ha simili poteri e, con noi alle spalle, è in grado di ottenere ottimi risultati per la luce. Gli oscuri sembrano vantarsi delle loro azioni a danno dell'umanità, allorché quelli che appartengono alla luce svolgono il loro lavoro silenziosamente, preferendo evitare la pubblicità e, al tempo stesso, proteggersi dai pericoli. Ma siatene certi, per alcuni, essere un operatore di luce comporta molti pericoli, anche se proseguono senza paura, sapendo di essere da noi protetti. Michael ha di recente osservato che i viaggiatori nel tempo hanno seguito il tempo lineare fino al 21 dicembre 2012 e tutti senza eccezione, si sono trovati davanti una barriera di luce bianca, che impedisce loro di proseguire. Questo fatto da solo dovrebbe confermarvi che la fine del ciclo ha luogo secondo il calendario Maya. Inoltre, ancor più interessante è l'ultimo rapporto del viaggiatore nel tempo Bill Wood, già appartenente a un corpo speciale della Marina statunitense, che ha seguito numerose linee temporali diverse, sempre giungendo all'identica conclusione della barriera di luce. Potete quindi dedurne che, qualunque sia il corso della vostra vita e le sue specifiche esperienze, tutti giungerete a quel punto di cambiamento. Dove continuerete, una volta giunti a quel punto, sarà deciso dal vostro livello vibrazionale personale. Alcuni si troveranno a un livello superiore, mentre altri andranno a un livello simile a quello in cui prima si trovavano. La cosa forse più importante è che, qualunque tentativo di alterare le linee temporali e quindi il futuro, è del tutto impossibile farlo. Questo perché,
Carissimi, la provvidenza divina protegge la vostra elevazione e ascensione. Ora potete, dunque, ammettere che il vostro futuro è garantito e permettervi di godere dei cambiamenti, che da ultimo sono tutti a vostro vantaggio. Madre Terra sta anch'essa quietamente lavorando alla propria ascensione, aiutata dalla vostra continua infusione di luce. Come voi, anch'essa deve giungere a un determinato punto prima dell'impennata finale, che avverrà al momento dell'allineamento dei soli con il grande sole centrale della galassia. Chi di voi accompagnerà Madre Terra, farà l'esperienza di un grande incremento delle proprie vibrazioni e livello di coscienza. In ogni caso, avrete già raggiunto un livello molto più elevato già prima dell'evento finale. La vita si muove sempre elevandovi e con l'ascensione entrerete in una fase completamente nuova della vostra evoluzione spirituale. Spariranno gli ostacoli e le distrazioni dell'esistenza odierna, sostituite dalla più soddisfacente e gratificante armonia, come pure le pesanti fatiche dell'esistenza presente non esisteranno più e potrete godervi la nuovamente ritrovata libertà. La stanchezza svanirà perché potrete energizzarvi dalle energie circostanti e riposarvi in qualsiasi momento, dato che il giorno e la notte non esisteranno più. Senza un corpo fisico pesante da curare e sostentare, numerose funzioni corporee, che ora vi impegnano, non saranno più necessarie. Il vostro nuovo corpo sarà cristallino e non più soggetto a invecchiamento o malattie, perché le sue vibrazioni elevate lo rendono immune. Io sono il Siriano Salusa e possiamo riflettere sul fatto che, tanto voi quanto noi, stiamo per iniziare la parte più importante della nostra missione. Ci sforziamo di farvi focalizzare sui vantaggiosi cambiamenti, che vi toccheranno direttamente. In tal modo non sprecherete energie e, così facendo, passerete facilmente attraverso l'ascensione, e la vostra presenza sulla Terra sarà d'aiuto anche ad altri. Anche noi saremo con voi, aspettando di accogliervi con amore, quando emergerete come nuovissimi esseri galattici, pronti ad unirvi alla Federazione Galattica. Grazie, Salusa. Mike Quinsey. Traduzione Costanza 2003.